Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Sara e nel mio canale vi insegno a realizzare abiti. Nel video di oggi vorrei parlarvi delle novità in arrivo nel canale nel 2022 e soprattutto del grande obiettivo che mi sono posta per quest'anno nuovo. Come già sapete, lo scopo principale del mio canale è quello di mostrare come realizzare abiti. In questo primo anno mi sono concentrata su questo, infatti la maggior parte dei video erano focalizzati sull'insegnarvi a fare dei cartamodelli da zero e mostrarvi tutti i passaggi per arrivare a creare il capo finale, in modo che chiunque con delle basi di cucito potesse seguirmi e anche riuscire a realizzare il progetto. Ho fatto qua e là anche dei video di progettini di cucito più semplici, tipo quello di San Valentino, che era il papillon, o le mascherine di Halloween di Natale, i regali di Natale. Ho visto che però tendenzialmente avete guardato meno questi video rispetto a quelli in cui mostro come fare abiti, quindi per il 2022 ho deciso di fare meno video di questa tipologia. Colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore per avermi seguito in questo primo anno. Senza il vostro supporto e interesse non sarebbe stato possibile continuare il canale. Siamo arrivati a più di 3.000 iscritti in un anno e questo per me era veramente inimmaginabile all'inizio, perché mi aspettavo che sarei arrivata più o meno a 1.000 iscritti in un anno, anzi ci speravo di arrivare a 1.000 iscritti, non sapevo neanche se ce l'avrei fatta e quindi potete immaginare quanto sono contenta. Io spero tanto che anche quest'anno continueremo così e spero di poter fare gli auguri di Natale del 2022 a più di 10.000 persone. Me lo pongo come obiettivo di quest'anno, quindi aiutatemi anche voi a condividere i miei video se conoscete qualcuno appassionato di cucito o che vorrebbe iniziare. E visto che stiamo facendo un breve recap del primo anno, ne approfitto per chiedervi di scrivermi nei commenti qui sotto qual è stato il vostro video preferito. Il progetto che ha dato più soddisfazioni a me nel realizzarlo è stato l'abito degli Oscar di Zendaya. È stato parecchio difficile realizzarlo, lungo come tempistiche, diciamo che proprio l'ho presa come una sfida personale, però proprio per questo è stato molto bello e soddisfacente vederlo poi realizzato. Quello che invece voi avete visto e anche apprezzato di più sembrerebbe essere quello del cartamodello del pantalone base. Quindi anche nel 2022 ho intenzione di focalizzare la maggior parte dei video nel mostrarvi come creare abiti. Vi mostrerò tutto il processo, come ho già fatto in questo primo anno, ma amplierò i capi che farò. Vi accenno solo che lavoreremo anche su capi elasticizzati, quindi vi mostrerò sia come fare il cartamodello in questi casi, sia tutte le accortezze che dovete avere per cucire capi stretch. E vi posso anche dire che uno dei primissimi cartamodelli su cui lavoreremo sarà quello del top base, dal quale possiamo partire per creare un sacco di capi. Dato che nel corso di quest'anno mi avete scritto in tanti chiedendomi se potevo realizzare dei cartamodelli in taglie specifiche, ho pensato che potrebbe essere una bella idea rendere disponibili in qualche modo anche a voi i cartamodelli che realizzo nel canale. Ovviamente non nella mia taglia, come li faccio di solito nei video, ma in taglie standardizzate. Il mio obiettivo principale per quest'anno è, nella seconda metà dell'anno, riuscire a creare dei cartamodelli con sviluppo taglie annesso e renderli disponibili anche a voi aprendo uno shop su Etsy o su eBay. Chiaramente ci tengo a precisarlo, ciò non toglie che continuerò comunque a mostrarvi tutto il processo, sia nella realizzazione del cartamodello, sia nel come cucire i capi. Diciamo che questo sarebbe solo un servizio in più che do a voi, perché immagino ci siano molti di voi che preferiscono cucire piuttosto che fare cartamodelli. Ecco, magari per queste persone potrebbe essere un vantaggio poter evitare di farsi il cartamodello e passare direttamente al cucito. Lo farò anche perché realizzare video per il canale sta diventando parecchio dispendioso in termini di tempo e in questo modo, mettendo in vendita qualcosina, avrò modo di sostenere il canale con più tranquillità. Ci tengo anche a dire che chiaramente per chi acquisterà i cartamodelli questo sarà il miglior modo per poter sostenere il canale, quindi vi ringrazio già in anticipo. Allora, io lo sviluppo taglie lo conosco ancora poco, quindi nella prima metà dell'anno l'obiettivo sarà quello di imparare appieno questa materia. E a tal riguardo pensavo di iniziare una serie di video in cui vi mostrerò man mano ciò che imparerò nel percorso. Diciamo che imparerete assieme a me lo sviluppo taglie, quindi sono curiosa, fatemi sapere nei commenti se è una cosa che potrebbe interessarvi. Oltre a questo, altra cosa molto importante, vorrei rendere questo canale YouTube un punto di riferimento non solo per chi sa già cucire, ma anche per tutte le persone nuove che vogliono avvicinarsi al mondo del cucito e vogliono conoscere meglio la materia.
Quindi porterò avanti la serie sulle basi del cucito che ho iniziato negli ultimi mesi del 2021. Avevo fatto i primi 2 video che erano più introduttivi relativi ai metodi per imparare a cucire, ve li lascio sotto in descrizione se volete vederli. E giusto la scorsa settimana ho pubblicato il primo video sugli strumenti che servono per iniziare a cucire. Ora, in quest'anno, passiamo alla pratica e iniziamo vedendo come infilare una macchina da cucire, come fare tutte le cuciture base, per poi passare pian piano a realizzare i primi semplici capi da cucire. Quindi se conoscete qualcuno che vorrebbe iniziare a cucire, vi invito a condividere con lui il mio canale, sperando che possa essergli utile. Un'ultima serie che ho deciso di iniziare quest'anno riguarda i tessuti. Mi piacerebbe pian piano darvi una panoramica sui principali tessuti, spiegandovi le proprietà di ognuno, soprattutto come vanno cuciti, che immagino sia la parte che interessa di più, e anche come vanno lavati poi. Vorrei parlarvi dei diversi tipi di fibre che esistono e anche, cosa molto interessante secondo me, come riconoscere i tessuti bruciandoli. Insomma, c'è davvero tanto da dire. Magari scrivetemi nei commenti qui sotto se c'è qualche tessuto nello specifico che vorreste vedere, così magari parto da quelli. Bene, direi che di buoni propositi per quest'anno ce ne sono abbastanza. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quale di queste iniziative vi interessa di più, che serve anche a me a capire a cosa dare più importanza quando realizzerò i video. Vi ricordo di scrivermi anche nei commenti qui sotto qual è stato il vostro video preferito del primo anno del canale e su quali tessuti vi piacerebbe vedere un approfondimento. E dato che la parte che di solito vi interessa di più è la realizzazione di alcuni capi, scrivetemi anche qui sotto se c'è qualche capo nello specifico che vi piacerebbe imparare a fare. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!